Bentornati su Celebrita dalla Turchia, il canale che scava sotto i titoli per raggiungere le emozioni che li rendono umane. Se amate i retroscena dietro la ribalta, storie di silenzio, crescita e seconde possibilità, iscrivetevi, mettete mi piace e, se volete sostenerci, premete abbonati. Quello che stiamo per raccontare non è uno scandalo e non è uno show rumoroso. È qualcosa di più morbido, più profondo, e decisamente più autentico. La storia di Can Yaman e Demet Özdemir, una connessione che non si è dissolta nemmeno quando gli occhi del mondo hanno smesso di seguirla. Sono passati mesi senza che qualcuno li vedesse uno accanto all'altra. Nessuna intervista insieme. Nessuno scambio giocoso online. Nessun cenno sottile in grado di far impazzire i fan come un tempo. Per un po' è sembrato definitivo. Il capitolo era chiuso, e entrambi avevano ripreso in silenzio la propria rotta. Eppure, nella quiete che è venuta dopo, qualcosa di non detto è rimasto sospeso, come un filo invisibile che né il tempo, né la distanza, né la prudenza sono riusciti davvero a recidere. Chi li ha seguiti dall'inizio lo sa, ciò che lega Can Yaman e Demet Özdemir non è fatto di spettacolo o pubblicità. È più discreto, più costante, nutrito dal rispetto, da una storia condivisa e da una rara alchimia emotiva che il pubblico ricorda fin dai primi giorni di set. Quando la loro collaborazione professionale si è interrotta, molti hanno creduto che anche la loro narrazione comune fosse giunta al termine. Ma il silenzio sa essere ingannevole. A volte non è una fine, ma un tempo di incubazione, una pausa in cui i sentimenti maturano lontano dal rumore. Di recente, qualcosa ha iniziato a cambiare. Non con una reunion plateale o una foto virale, ma attraverso segnali minuscoli, un like a un post, una memoria condivisa, uno sguardo catturato per caso tra la folla di un evento. Chi sa cogliere le sfumature del mondo dello spettacolo ha notato la stessa cosa, nell'aria si percepiva un'altra energia. Ciò che era assente è tornato sotto forma di riconoscimento silenzioso. Demet Özdemir, sempre misurata e consapevole, ha mostrato in pubblico una serenità nuova. Le sue uscite hanno assunto un'aria di calma accettazione, una sicurezza immune alle speculazioni. Non ha inseguito il passato. Ha scelto di camminare nel presente con grazia, e così facendo ha riacceso l'attenzione di Can Yaman. Chi li conosce parla di un cambio di vibrazione più che di parole. Raccontano di come l'atteggiamento di Demet si sia addolcito senza perdere forza, di come indossi la saggezza dell'esperienza come una seconda pelle. Quando richiama i ricordi comuni, non lo fa con rimpianto, ma con gratitudine. È stata proprio questa evoluzione interiore, questo equilibrio tranquillo, ad avvicinare di nuovo Can. Lui ha sempre preferito la sincerità agli effetti speciali, la verità alla rappresentazione. E ciò che ha intravisto in Demet non è nostalgia, è crescita. Quella che arriva solo quando due persone smettono di dimostrare qualcosa e cominciano a comprendere tutto. Se questa storia vi prende, ricordate di mettere mi piace e iscrivervi per altri approfondimenti sul lato umano della fama. E diteci nei commenti, l'amore può sopravvivere al silenzio? La pazienza può ricucire ciò che il tempo aveva allentato? Siamo curiosi di leggervi. Ai tempi d'oro, la chimica tra Can Yaman e Demet Özdemir sullo schermo era del tipo che non si dimentica. Un'elettricità fatta di sguardi e intese che parevano naturali, senza sforzo. Ma oltre la macchina da presa c'erano due persone alle prese con pressioni diverse, due carriere che si allargavano in direzioni lontane, due cuori attenti a proteggere la propria pace. L'allontanamento non fu teatrale. Fu dignitoso. Scelsero la distanza al posto del conflitto, il silenzio invece del clamore. Ora, dopo anni di crescita separata, la loro storia pare aver compiuto un giro dolce e inatteso. Testimoni discreti raccontano che il modo di Demet di riaccostarsi a Can non sia passato da dichiarazioni o gesti scenici. È stato un avvicinamento lieve, il like a una vecchia intervista, la condivisione di un tributo creato da un fan, piccole tracce di stima disseminate senza rumore. Ogni segnale è sembrato una piccola candela accesa nel buio, un messaggio senza parole che sussurrava ricordo il bello, non la ferita. Can, riservato per indole, non ha risposto con fanfare, ma con apertura.
Chi lo ascolta con attenzione durante le interviste riconosce un cambio di tono, una morbidezza che affiora quando il nome di Dimet viene evocato. Non parla come un uomo che ripassa il passato, ma come qualcuno che ritrova una connessione rimasta in silenzio ad aspettarlo. Qui a Celebrita dalla Turchia diciamo spesso che la fama amplifica il rumore. Eppure, le storie più vere si svelano negli interstizi del silenzio. Il riavvicinamento tra Can e Dimet ci ricorda che l'amore non ha bisogno di urlare. Può sussurrare. Può respirare. Può esistere senza cercare l'approvazione del mondo che osserva. Chi li ha scorti insieme di recente parla di una naturalezza che conforta, niente tensioni, nessun sorriso forzato. Solo agio. Una familiarità che non guarda indietro, ma avanza con un passo nuovo. Non stanno ripetendo il passato. Stanno abitando il presente con più consapevolezza. Alcuni fan lo chiamano ritorno di fiamma, altri rinascita di un'amicizia. Forse è qualcosa di più sottile, un punto d'incontro dove l'affetto supera le definizioni. Non si tratta di etichette o titoli, ma di comprensione reciproca. E in un mondo ossessionato dalla drammatizzazione, è proprio questo a renderlo magnetico. La vera bellezza del loro legame ritrovato risiede nella maturità. Dimet appare più solida che mai, indipendente e luminosa. Can, riflessivo e concreto, continua a muoversi con intensità silenziosa tra set internazionali e impegni che lo hanno portato anche lontano da Istanbul. Non sono più le persone che erano quando si sono conosciuti sul set che li ha resi indimenticabili, e proprio per questo oggi la loro connessione risuona più in profondità. Quando due persone crescono separatamente e riescono comunque a riconoscersi, non è caso. È allineamento. Dietro le quinte, i sussurri raccontano che tutto sia ricominciato da piccoli gesti quotidiani, una parola gentile, una risata su un ricordo condiviso, un messaggio privo di secondi fini. Non hanno sezionato il passato per giudicarlo, né provato a scrivere una versione migliore della loro storia. Hanno onorato ciò che un tempo era stato bello, lasciandolo evolvere in qualcosa di nuovo. La pazienza ha preso il posto dell'orgoglio. La comprensione ha disarmato l'ego. E dentro quel cambiamento, è attecchito un affetto più profondo. Se siete ancora con noi, grazie di cuore per la vostra presenza. Premete abbonati per sostenere Celebrita dalla Turchia e aiutarci a portarvi storie che scaldano l'anima. Diteci, che cosa rende duraturo un amore? La comunicazione, il perdono, o il tempismo? Gli esperti sostengono che il sentimento autentico non viva di fuochi d'artificio continui, ma di costanza silenziosa. Che non sempre bisogna ricostruire tutto da zero, a volte basta rientrare in una stanza familiare e scoprire che la luce cade ancora sul pavimento con la stessa morbidezza. Forse è ciò che sta accadendo tra Can Yaman e Dimet Özdemir. La loro storia sussurra che le emozioni più forti superano le parole, abitando lo spazio dove pazienza e presenza si incontrano. Allora è un amore rifiorito o solo un'amicizia ritrovata? Forse non conta. Ciò che importa è la grazia con cui la stanno vivendo, scegliere di muoversi senza clamore, ritrovarsi senza teatro, permettere all'affetto di esistere in libertà. Nel mondo dell'istantaneo, la loro misura sembra rivoluzionaria. E su una cosa possiamo essere certi, sono cresciuti entrambi. In quella crescita si sono riconosciuti, non come erano, ma come sono adesso, più pacati, più sinceri, più veri. Non si tratta di convincere il pubblico. Si tratta di riconquistare la pace l'uno accanto all'altra. Can ha mostrato il suo lato più autentico nelle pause tra un progetto e l'altro, filtrando con naturalezza tra lingue diverse, set e platee che lo acclamano. Dimet, tra una coreografia dell'anima e scelte artistiche coraggiose, ha fatto trasparire la sicurezza di chi ha imparato a dire sì e a dire no nei momenti giusti. In questo nuovo incastro non c'è un copione da ripetere. C'è la sensibilità di due adulti che si concedono il permesso di essere presenti. Le voci di corridoio dicono che la prima scintilla di questo nuovo capitolo si sia accesa in un evento affollato, quando un saluto breve, quasi timido, è bastato a rompere mesi di distanza. Non c'è stato bisogno di mezze frasi programmate, uno sguardo sufficientemente lungo da contenere le cose non dette, un sorriso sufficiente a dire che il rancore non vive più lì.
La stessa sera, dicono, qualcuno avrebbe colto un gesto piccolo ma significativo, un cenno del capo, come a riconoscere che le pagine si possono voltare senza strapparle. Da lì, un mosaico fatto di frammenti, una foto vecchia risbucata nelle storie, un commento lasciato tra centinaia ma non così invisibile, un'apparizione casuale nella stessa città, nello stesso giorno. Coincidenze? Forse. O forse il modo gentile in cui la vita fa avvicinare due persone che hanno ancora qualcosa da dirsi. La stampa ha provato a decifrare. I fan hanno riempito di teorie le timeline. Ma i diretti interessati hanno scelto la sobrietà. Nessuna dichiarazione programmatica, nessun titolo facile. In un'epoca in cui il racconto della vita privata diventa merchandising, Kanye e Dimet hanno preferito l'arte del sottovoce. È una scelta che spiazza, perché chiede al pubblico di ascoltare ciò che non fa rumore. Eppure proprio questa scelta li rende più vicini. In quella sottrazione si sente la verità di due persone che hanno imparato a custodire ciò che conta. Quello che vediamo non è un ritorno per nostalgia o per dovere verso chi li adora. È un avvicinarsi che ha il sapore della riconoscenza, come quando si posa la mano su una porta che si pensava chiusa per sempre e ci si accorge che gira ancora sui cardini, senza sforzo. Non sapremo forse mai quale sia stata la frase esatta che ha sciolto l'ultimo nodo, o la notte precisa in cui uno dei due ha capito che valeva la pena riprovarci a modo loro. Quello che possiamo intuire è che l'assenza ha fatto il suo lavoro, l'eco del passato si è posato, e la fiducia ha trovato un varco. È nei dettagli che si riconosce tutto, il tono di voce che cambia quando l'altro è nominato, lo sguardo che resta un secondo in più, la cura con cui si evita di ferire il punto ancora sensibile. Sono indizi sufficienti a comporre una narrativa che non ha bisogno di annunci, perché è già tutta lì, nei margini delle cose. Chi li ha amati sin dall'inizio ricorda quanto fosse naturale quella loro intesa. Sotto le luci dei set che li hanno resi celebri, era facile confondere il copione con la realtà. Ma la verità è che la realtà ha sempre avuto tempi diversi. Khan doveva esplorare nuovi orizzonti, anche fuori dalla Turchia, accettando la sfida di progetti che lo hanno portato a crescere in altri mercati. Dimet aveva il proprio percorso da disegnare, con scelte coraggiose che l'hanno affrancata dall'immagine di ieri. Erano due traiettorie che per un periodo hanno viaggiato parallele ma distanti. E quando si sono separate, hanno scelto il silenzio come forma di rispetto. Oggi quelle stesse traiettorie sembrano convergere di nuovo, non per ripercorrere ciò che è stato, ma per camminare l'una accanto all'altra con un passo nuovo. Se vi chiedete che cosa ci sia dietro questa calma apparente, la risposta potrebbe essere più semplice del previsto: maturità. La maturità di riconoscere che non serve dimostrarsi niente, che non serve raccontare agli altri per primi. La maturità di dire ho imparato, e adesso posso restare. Forse è questo che rende la loro storia così affascinante in questa fase, non il colpo di scena, ma la scelta di restare umani. E allora, che sia amore rinnovato o amicizia che ha messo radici più profonde, poco cambia. Ciò che conta è la qualità dello sguardo, la delicatezza del gesto, la pazienza con cui stanno permettendo a ciò che provano di avere il tempo che merita. Noi di Celebrita dalla Turchia celebriamo proprio questo, le storie che sanno restare in punta di piedi e, proprio per questo, arrivano dritte al cuore. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Raccontateci quando, nella vostra vita, il silenzio ha costruito più del rumore. Forse, come per Kanyaman e Dimet Özdemir, scoprirete che alcune connessioni non chiedono di essere spiegate. Chiedono solo di essere ascoltate. E quando finalmente le si ascolta, tutto il resto sembra mettersi al suo posto.